Ho ricevuto una mail da una persona ispirata dai miei video su Piazzatore che mi ha chiesto se aprire un negozio in un paese di 400 abitanti ha senso. Cosa potevo rispondere? No, non ha senso e non è sostenibile. Ma perché? E quali alternative esistono? Ecco, 4 punti fondamentali da considerare per chi sta pensando a una scelta simile. Primo, il bacino di utenza limitato è una bomba a orologeria. In un paese così piccolo non ci sono abbastanza persone per generare le vendite necessarie a coprire i costi di un'attività commerciale. Anche ipotizzando che tutti i 400 abitanti facciano acquisti regolari, i numeri restano insufficienti per coprire affitto, utenze, rifornimenti, personale. Il rischio? Giorni interi senza clienti, merce invenduta e inevitabili perdite economiche. E se anche attirassi qualcuno dai paesi vicini, purtroppo non basta. Il volume complessivo di clienti rimane troppo basso per garantire una stabilità economica. Secondo punto, la concorrenza spietata di e-commerce e grande distribuzione. Aprire un negozio fisico in un'epoca in cui si può comprare di tutto online a prezzi bassi e comodamente da casa è una sfida enorme. L'e-commerce offre una varietà infinita, prezzi competitivi, spedizione gratuita e resi facili. Come può un piccolo negozio reggere questo confronto? In più, la grande distribuzione aggiunge ulteriori difficoltà. Con supermercati a pochi chilometri che offrono prodotti vari, convenienti, gli abitanti preferiranno sempre percorrere un po' di strada per fare acquisti più vantaggiosi periodicamente. Di fronte a questa concorrenza, un piccolo negozio di paese è morto in partenza. Terzo punto, le agevolazioni economiche sono solo una soluzione illusoria. Molti pensano che sovvenzioni e incentivi pubblici possano aiutare. È pura illusione. Al massimo offrono un aiuto temporaneo ad attività che inevitabilmente avrebbero vita molto breve. L'attività deve reggersi da sola. Senza una proposta particolare e una clientela sufficiente, la chiusura è inevitabile, vanificando anche l'investimento pubblico. Le agevolazioni creano solo operazioni a termine, senza reali benefici duraturi per la comunità. Quarto punto, la nostalgia dei vecchi tempi non basta a far funzionare un negozio. Molti, spesso spinti da visioni nostalgiche, vedono il negozio di paese come un simbolo romantico di un tempo passato. A pensarla così sono solitamente persone di una certa età che non si rendono conto che i consumatori di oggi hanno abitudini ed esigenze completamente diverse. E i turisti che visitano i piccoli paesi per pochi giorni all'anno, spesso queste persone idealizzano uno stile di vita che non conoscono minimamente. Certo, passeggiare in un paesino con piccoli negozi è piacevole per loro, ma non solo loro a sostenere l'economia. Gli amministratori dei piccoli paesi dovrebbero abbandonare l'illusione che il turismo basti a risolvere tutti i problemi. Il turismo ha senso solo in quei posti che ormai hanno una tradizione consolidata e sono frequentati 365 giorni all'anno. Per tutti gli altri paesi servono veri residenti e per attrarre nuovi abitanti servono servizi stabili e moderni. Questa è l'unica strada da seguire per evitare che tanti splendidi paesi scompaiano. Quindi, cosa si può fare per fermare lo spopolamento? L'ho già detto varie volte, bisogna investire nei servizi. Piuttosto che puntare su negozi che non hanno futuro, è più sensato concentrarsi su servizi che migliorino la qualità della vita e rendono il paese attraente anche per nuovi residenti. Invece di un'attività insostenibile, bisogna creare opportunità per rendere il paese accogliente e vivo tutto l'anno. Ho già elencato diversi servizi che si dovrebbero creare anche a Piazza Torre, quindi non mi ripeto. Vai a vedere i precedenti video della serie Un posto dove vivere e anche altri video sul canale dove ho parlato in dettaglio delle attività sostenibili nei piccoli paesi. Trovi tutti i link nella descrizione qui sotto. Fammi sapere cosa ne pensi lasciando un commento. Questo video è importante, quindi non dimenticare un like e la condivisione per renderlo più visibile. Non dimenticare nemmeno l'iscrizione al canale YouTube Rurale Digitale. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it. Tutti gli altri video della serie Un posto dove vivere li trovi in questa raccolta.